Un salutino per tutti, così siamo tutti contenti. Non mi riesco a trovare su YouTube perché sono ritardato, amici. E niente, anche oggi si fa schifo oggi. Domani no, domani si fa ancora schifo per maniere diverse. Perché? Perché siamo scegni! Ui! Per fortuna nessuno sentirà questa parte. Mi sento salvissimo. Ah, così. Allora, io propongo di sostituire questa musica con questa. Questo sarà un easter egg allora. Perché questi bug di visione? Ma è la connessione, immagino. È la connessione. Tanto per i caricamenti avremo... Si parte, faremo giusto un inventario, andremo tranquilli, non faremo granché. E niente, allora. Allora, finalmente abbiamo ottenuto questi cazzo di pezzi di alluminio che ci ficchiamo ardentemente nel cuore perché noi siamo vampiri. L'alluminio a noi non fa un cazzo. La domanda adesso è: fucile a pompa ci serve? Chiede rivetti, quindi per me già la risposta è no, è superfluo. Però potremmo potenziarlo. Sono indeciso, amici. Posso vedere il pugno? No. Asce, mi dicono così praticamente. Allora. Poi nella borsa di cianfrusagli la ramiera di piombo. Non credo. Andiamo solamente a parlare col cicciatello, quello lì bello bello, e andiamo anche a parlare un po' con i personaggi. Sì. Giusto così per fare qualcosina, perché dobbiamo anche andare a parlare un po' con le persone, effettivamente. Ok, dobbiamo andare a parlare con le persone, effettivamente. La signora Charlotte. Proveremo a cuccarci, perché noi siamo dei Latin lover. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. Oh my. It could even be fun to eat a little croissant et frite that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Esce il pene? Ci abbiamo provato, amici. Have a look at your goods, Mr. Russell.
Cosa vende il nostro caro compagnetto? Una bella forchetta da... Porca troia! Mi scusi. Ok che argento. Ma non sarà un po' eccessivo? Cioè, scusi, lei l'economia la applica troppo con ardore. Stia calmo. Non... che cazzo, stiamo calmissimi. Ciao Dem! Stiamo facendo anche un pochino di dialoghi, giusto per iniziare la live, per dare tutti i dati. Vorremmo comprare qualcosa di carino, ma questo qui non vende un caso e quindi noi siamo tristi. La gente uscita ci hanno dato 200 scellini che ci ficchiamo allegramente dove non batte il sole. Andiamo a fare la quest di nostro padre che... non ha niente di meglio che romperci i coglioni. Grazie papà, grazie. Sempre gentilissimo, dolcissimo e niente. Questo. Sto stronzo. Vabbè. Andiamo ad addentrarci nel parco. Tanto vedo anche la live così vedo un attimo se va bene. Penso di sì. Ok, uccidiamo un po' di gentaglia così per sfizio. Facciamo un po' di devasso. Lei gradisce la morte? No. Minchia, scottatissimo. Ragazzi, il seghetto è diventato l'arma di distruzione di massa comunque. Bestiale. Quest'uomo vuole essere ingravidato. Ok. Lo vuole un coso nel culo? Prego. Funzionato? Che dite? Qual è? Cos'è quella... Ah, è un color verde. Quella è una spuma verde che... Allora, teoricamente noi adesso dovremo procurarci una cosa in particolare per fare un trofeo. Allora, Bam, vedo che tu sei in live in questo momento, in maniera un pochino più presente, diciamo. Diciamo che sei l'unico presente, perdono. Volevo chiederti se tu sapessi di cosa hanno fatto i creatori di Vampyr come altri giochi. Perché potrei avere un indizio per te, nel caso tu sapessi chi sono. Tanto cerchiamo la parte del battesimo di nostro padre. Non è il battesimo, però non preoccupate. Oh mio Dio, un lupacchiotto. Ciao lupacchiotto! Vuole battere da subito. E dai, e va. Non vorrei dirlo, ma l'ho segato. Scusate. Ho rovinato tutto, ho rovinato. Allora, andiamo per questa collinetta, mi piace molto, molto particolareggiante. Sono delle pietre. Sono altre pietre. C'è un ponticino. Sono altre pietre. Ci sono un botto di pietre. Qui ci siamo già passati, immagino, eh? Sì. Sì. Già. Com'è bello perdersi già nei primi 5 minuti di live. Ah, sono così contento. Comunque Dem, il giochetto è stato fatto dai produttori di Life is Strange, che non so se conosci. Ed è un'avventura grafica molto molto particolare e bella, cosa che prima o poi si porterà in live, anche quella lì. Sì, abbiamo tanta roba da portare in live in pratica. E dato che il titolo è questo di questi creatori qua, abbiamo un riferimento con un trofeo che adesso al più presto faremo. Poi sono anche voglioso di far vedere perché non l'abbiamo mai fatto. Oh mio Dio, che bello. Io ridendo e scherzando so che sta qua giù, ma ho fatto tutto il viaggio particolarizzato.
Alcol, sì. Scellini, anche meglio. Chi abbandona 5 scellini lì. Signora, ha visto, ha trovato qualcosa per terra, signora? Sa che la signora ha trovato qualcosa per terra. Signora, qualcosa di soldi ha trovato? Trovo la seconda parte. Aspettiamo giusto un attimo il tempo che il gioco ci dice che abbiamo preso una lettera. Il gioco ha deciso di no. Scusi. No. Qui. No. Allora, quando dice che stai a 35 anni non ci sarò più. Che bello. No, no, mi dice. Ma era qua. Giovani, io me lo ricordo. Vabbè. Ah no, forse era sopra qua a destra. Dico stronzate, amici. È in fondo in fondo. Ho fatto un errore, amici. Che dovrebbe esserci tipo una cassa di legno, cuore di stagno, burattino. Mi fa salire il libro, non so per quale motivo. E forse sta qua. Eccolo qui. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Quando non eravamo chirurghi di fama interrazionale. Interrazziale? Interrazziale mi piace. Signora, lei è a terra? Olè. Lei è un po' morto, credo. Perfect One, come direbbero i francesi bastardi. Gioco? Era lì? Me lo ricordo? Scusa? Gioco? Ah, era qua. Ops, sbagliato. Allora, analizziamo l'ultimo tipo di siero e tada! E abbiamo un botto di sieri che penso serviranno per la modalità difficile, cosa che non credo che faremo. Ho appena visto una cosa meravigliosa, wow. Adesso, beh, qui non possiamo riciclare un cazzo di niente. Dobbiamo andare da Doris Fletcher. Che però non faremo ancora, aspetteremo ancora un po' perché voglio anche dare priorità ai dialoghi che abbiamo con la nuova parte di città. Ci conviene moltissimo farli, ma tanto tanto ragazzi, tantissimo. E da dove posso accedere più presto? Dal West End. Vabbè, allora c'è una cosa, usciamo dalla principale. Dovrebbe essere quella. E pace, tanto comunque la strada si trova. Beh, in caricamento se corro così, No. Sì.
Comunque avrebbero potuto fare molte più cose in sto gioco, eh. Voglio dire che comunque questo vestario, allora, qual è il punto? Io dico, potevano mettere anche altri tipi di vestario, ok? Però qual è il punto? Posso capire la scelta di lasciarne un solo tipo, che sarebbe questo, per farlo ultra dettagliato. Infatti questo vestito è veramente meraviglioso per quanto riguarda Jonathan. È un vestito fatto veramente perfetto, dove la fisica influisce nel modo corretto, non è buggato, diciamo, cosa che poteva succedere con magari, chi lo sa, un secondo vestario. Quindi io sono molto contento, dai, possiamo dire così. Non c'era nulla in quel coso, va bene, abbastanza contrariante come cosa. Vabbè, cerco di trovare quella cazzo di stradina per andare nell'altra parte. Mi giuro che me la sono dimenticata. Intrigante questa zona qui, come mai è chiusa? Per forza ho bisogno di una chiave perché è inaccessibile. Oh già, figata. Non mi sto ricordando dov'è il posto, ragazzi. Figura di merda. Forse questa è l'unica. Ragazzi, mi sento tristissimo, mi sento perso. Sono ritardato, amici. Tanto abbiamo l'accesso dal parco, quindi su sta cosa qui siamo comodi. Comunque è ottima anche una cosa, perché gli spawn dei nemici sono fatti, diciamo, abbastanza bene. Non in maniera perfetta, c'è da ammetterlo, ragazzi. Ma sono ben fatti, anche magari per il respawning, perché il respawn avviene quando proprio si cambia zona, diciamo. Anche il gioco te lo fa un po' intuire, ed è una cosa molto positiva a mio parere. Ok, andiamo a parlare. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are? And why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Ah, vedi, vedi al clubino Ascalono. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange, which requires police attention? I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. What are you Immagini really che lo doing? arrestano. Sarebbe un bel twist di trama, I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Triste. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions.
especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there's a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Allora, lui stava indagando che un maniaco omicida si nasconde dietro l'epidemia. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Giustamente. What are you investigating, exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago. Già ritrovata, ma abbiamo fatto tutto. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Our father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Dr. Reed, I am glad to see you again. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Vabbè, allora May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Però ci sto prendendo tutta una porca troia. Perché tutto sta costando l'ira di Dio? Eh? Devo rimetterci. Che tutto quanto costa. Dr. Reed, I am glad to see you again. Occhiolino, capitemi. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Caroline ammette di avere un debole per il suo ex medico, il dottor Jonathan Reed. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. E questa ci vuole ficcare. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger.
No, no, ma mi dissocio. Ho fatto un problem? Ok. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Scusa? Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. Goodbye for now, Miss Price. Dr. Reed, Ci vediamo dopo, signora I Prezzo. am glad to see you again. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Ce la faccio un po' strana, sta ragazzina. Do you enjoy working with your mother? Oh, yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Oh. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. No. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercott used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Quindi è radicata storia della poesia What can you in tell me about Camellia. the Vabbè. epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Esatto. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. Beh. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Quanti anni avrà, scusa? Non mi denuncerebbero per pedofilia? Penso che I'm sì. sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Almeno riconosce i Goodbye, problemi, Carol. no? Mettiamo su sto piano. I am Good sorry, evening, Miss I Price. can't- You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Vabbè. Goodbye for now, Miss Price. Vediamo un po'. Chi ci rimane? Chi ci rimane? Chi ci rimane? I fratelli strani? Good evening, sir. I'm Dr. I Reed. gemelli. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Ma lei mi prende per il culo? And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide.
Tell me more about why you want to leave London. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life, and now I think it's over. Tutta la sua vita, quanti anni avrà? 37 anni? Can you tell Al me anything massimo. about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city as soon as possible. Why do you want to leave the city? Vabbè, I'm not really sure. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Goodbye, Mr. Baker. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Minchia, allora, livellaggio. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in Oh. life seems to be the most difficult goal to reach these days. Troppa depressione. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first Ma non è place. You vero. must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see. Sono contraddittori, esatto. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. Un po' generico. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about?
Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Goodbye for now. Ma queste persone hanno evidenti problemi. Risolto. Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of déjà vu when I talk to you? Questi saranno comunque I personaggi più... Heracles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He has always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? Questi personaggi mi stanno infastidendo, questi bastardi. Allora, mi sembra che abbiamo preso tutti quanti nel West End. Sì. Nascondiglio. Che poi potrebbero tipo dare una sorta di viaggio rapido. Non è che fosse così tanto difficile, credo. Sarebbe molto... minchia. Vedi che postino. Postino, che posticello. Vabbè, niente, ce la faccio. Carino però. Oh. Codeina. Droghiamoci. Jonathan, droghiamoci. Dove cazzo si fa, scusa? Ah, ho capito. Ah, ma quindi si può accedere anche da quest'altra parte al posticino qui. Intricante. Strocante. Sempre che si fa la drocca. Non so perché adesso mi viene voglia di dire balalaica. Non so per quale motivo, però mi viene voglia. Oh, qui c'è qualcosa, amici? Qualcosina? Un cazzo, vabbè. Allora, aspettate un attimo. Perché Raikov? Ansia? Trying to tell us. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood. Usher Albero Alto. Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. Esatto. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted.
I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then. A strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. E noi Let siamo me hear it. curiosi. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. How do you measure? I told you. Is it? I would rather not know. Vabbè. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Onesto. Some believe you to be a vampire. Who? The Guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Ovviamente non lo leggeremo perché noi siamo stronzi. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Perhaps later. Sì, col cazzo. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. Ne When sono I 50 do, it's scellini, te li usually to ficco quite tutti distant nel culo. destinations. So you see nothing in the stars for me. You're a poor fortune teller then. Oh, Mica I can perdi tell you roba many e things. appunto se They noi will non only lo leggiamo concern perdiamo you, roba. not the city. For example, I know Perdi that you l'attrice. offered your sister the final rest she asked for. Read my fortune then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Ma solo almeno intanto si diventa tutto verde, ragazzi, la live. Pensavo il contrario. È una quest del caso. Do the cards Sì, esatto. speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Vabbè, col cazzo vi Until we permettiamo meet again. I di rarely rubarci wonder. 150 scellini. Yet cards never lie. Beh, se ne vada allegramente a fanculo. Dicevamo. C'era un cazzo. Dovrebbe essere ancora un personaggio che bazzica per questa zona, ma effettivamente noi non l'abbiamo ancora vista. Strano. Vabbè. Ok, adesso dobbiamo recarci in un posto che sarebbe questo qui. Adesso farò anche capire il perché.
Oh no? Ok. Lì. Mi pare. Ah, pensavo di attaccare me questo nemico. Allora, qual è il punto? Devo andare a prendere una cosetta. Allora. Potete immaginarselo. Appena, amici. Perché recarsi in questa... Niente, non ce lo prendiamo, sti cazzi. Fresh water. Per questa acqua pura. Holy water, I may find some use for it. Eh sì, ha un utilizzo molto importante. Questa sarà l'unica guida forse. Minchia. Ecco, adesso non so se voi conoscete l'utilizzo di quest'acqua santa, cioè acqua pura, perdonate. Adesso vi farò vedere, vi mostrerò. Ed è molto molto interessante, ve lo dico subito. Cerchiamo magari anche un po' di lasciare. Direttamente per Whitechapel. La cara vecchia Whitechapel. Ed è veramente comoda questa cosa che si arriva direttamente qua, ragazzi. Possiamo anche curare la signorina dal raffreddore. Good evening, my dear. Anzi, in realtà non credo. You look ill. Invece ce l'abbiamo. Oh. Well, thank you. Prego. I'd like to see what kind of Allora. Questa è una cosa inutile e non compreremo. Perché questo struzzo non ci fotte, avete capito? Allora, Loretta è a posto, il Pembroke stanno a posto, la signorina Lotti ci rompe i coglioni, ma noi ce ne sbatteremo allegramente il cazzo. Ok. Io dovremmo andare da Lotti, ragazzi. Allora facciamo una cosa, ci andremo. Prima però facciamo una quest, magari. C'è un'altra strada. Vabbè, oramai ci prendiamo questa qui. Facciamo la quest principale. Inciampato. Andando dritto, Sì. Vabbè, Sorry, sir. Over there. There's one. Look at it. Vicious bugger. Beh, iper shottato. Minchia fortissima il seghetto. Troppo forte, ragazzi. Troppo sbrochenato. Io non ho ruttato, Sono stato io. È stata il tuono. Signora Lotti, cosa c'aveva? Un'anemia. Poi non è bello avere un'anemia, ragazzi. Credo. Comunque l'acqua va messa qua. Done. Ecco fatto. E otterremo in questo modo qui
Vabbè, dovendo aspettare altri 3 giorni, quindi dovremo andare a dormire 3 volte, cosa che faremo, che al più presto. Andandoci a dormire 3 volte, sbloccheremo... Eccolo qui. Southwark. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon. About to be killed. Transformed. Infine abbiamo la cassaforte di nostro padre che si trova qui giù a Southwark. Spoiler, la cosa non è nemmeno di grande qualità, però... vabbè. Oramai. Possiamo fare nient'altro. Signorina c'ha un mal di testa che si dovrà ficcare nel culo e niente. No, veramente, quella signorina sicuramente dovrà ficcare il mal di testa nel culo. Andiamo subito un attimo al porto occidentale. Ci serve andare lì giusto per dare la cura per l'anemia, perché per 3 notti aspettare anche troppo, quindi non è molto buona come cosa, diciamo. E di qua che devo andare, giusto? Sì, devo andare avanti per un bel po'. È sempre un palo nel culo recarsi al porto. Mi dà anche un fastidio enorme, però vabbè. Non si può dire nulla, effettivamente. Vabbè, noi camminiamo giusto perché già lì i personaggi un po' laggano fortissimo. Poi siamo a correre, è finita, ragazzi. Vabbè, adesso possiamo correre. Questo è peggio perché da personaggi su schermo vuol dire che prima o poi perderò un po' di... dobbiamo passare per questa zona qui. Anzi, questa zona qui dobbiamo esplorarla, ragazzi. No. Penetrante. Funzionato, ragazzi, Abbiamo ottenuto una nuova quest. Però parte per un personaggio nascosto, che è questo qui. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Un po' vuota come questa secondaria, ma vabbè, ragazzi, non è da ridire.
Scrivo rutto, eh. Schifo. Sarà qualcos'altro di loot? There is a name engraved under the blood on the back of the case. Attenzione. Gillingham. Perhaps Enid's son. Scusa, l'indizio era sulla signora. Che si è buggato. Si è probabilmente buggato. Vabbè. Adesso io lo devo consegnare, poi ho i bu. Dove che ci si buttava? In un posto vuoto. Uè. Magno? Vediamoci questa cosa della Lakeland. Quest'oggi la live è un po' flaccida probabilmente, molto triste questa cosa qui. Sono rimasto un po' male. Ma purtroppo è anche un po' normale dopo tutto. Allora, con chi dovevo andare a parlare? Ah, giustamente, quella che sta più in culo al pianeta. Cioè la... Guai. No, è piuttosto stelle perché allora praticamente non è che abbiamo molto movimento. Infatti è un po' andare avanti e indietro, parlare con le persone. Può sembrare un po' una noia, effettivamente lo riconosco. Non ricordo più dove cazzo devo andare. Ah, qua. Posso passare per qui allora? Dobbiamo andare a destra. Possiamo anche continuare sul dritto in teoria. Ecco qui. Allora, mi sono ricordato un attimo il posto, che culo. Poi sta parte non siamo mai venuti a visitarla noi, prima persona. Nell'altra run. Non ci abbiamo quasi mai dato molto interesse. Lotti. Lotti, stai lottando? Scusa. Do you need my medical attention, Miss Paxton? I can keep going, Dr. Reed. Of course you can, Miss Paxton. But I wouldn't recommend it. Please, take this. You will feel better. Thank you, Dr. Reed. Thank you. Really. Prego. Goodbye, Miss Paxton. Ok. Ora. La secondaria del porto non la facciamo perché ci è letteralmente inutile e non ci darà nulla. Dato che saremo sulla strada andremo a fare la quest principale, così per comodità, e poi andremo al Penebrook di Brook, cioè quella lì di Scusa, sono più forte di me effettivamente. Andiamo. Scusate, è stato più forte di me. Parapapapapam. Ce la faccio, amici, ce la faccio.
so se c'era un commento o una persona. Benvenuto! Salve. O benvenuta. Perdoni. Lancia! Adesso domanda è, secondo voi la porta di questa cosa qui sarà aperta? Ma no! La sua sciabola, signore! Oh! Vaffanculo! Il cibo! Vabbè. Dio per sempre, ciao! Perfetto, adesso dobbiamo andare a prendere Doris Fletcher. Ufficialmente questa parte qui ci farà bestemmiare fortissimo per un semplice fatto. Era un mezzo... come si dice? Aspettate un secondo. Sei una merda. E te magno. Boh, vedi un po' queste persone che ruttano nella mia live, io non capisco. Non è che sei in facile. No, sì, ma non è quello il punto. Oddio, che bello, un Vultov. Prendi. Ma sto guarda è morto. Sì. I will return at a more convenient time. Mi ricordo come si entra in sto posto. Non l'ho persa. Sono un ritardato. Salve. Corro. C'è gente qua dentro. Dov'è? No, non lo so. Merdone. Questo qui era fortissimo. Se lo facevo mi ero risparmiato molte battle. Passare per di qua. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Comunque la live ci avrà... ha parecchio di distacco da me, Minchia. È tantissimo. Voglio giocarlo sulla PS5 così questi caricamenti durerebbero 2 secondi. Non è vero, crescerebbe come sempre per questo è Vampyr. Olè. Woe to you, nations of the earth. Quanto siamo badass, porca troia. For in front of you stands the tall queen. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Devo la morte subito, signora. Gradisce? Penso che è gradito. Will they adore me again when they share my fate? For I have been raised through hate. Non noi disturbiamo l'esibizione. No. Number of the Beast. No, ma come? No, mi dissocio.
Il socio da Dio. Sì. Serio vecchio di Doris Fletcher. Della signora Fletcher. Oh sì, dove cammina lei la gente muore. Che musica inquietante. Perfetta per il momento da dire. Ah no, non voglio ancora passare qui. Qui dove si va? Qui si paga ancora di più, mi sa, ragazzi. Eh sì. Ragazzi, forse la signorina vuole il nostro membro. E noi glielo diamo perché noi siamo sani, possiamo donare il nostro pisello, il nostro pene, a chi è meno fortunato. Come lei. Lei non è tanto fortunata e noi siamo in dovere morale di aiutarla. Non possiamo così. Dice la morte? Subito. Possiamo anche entrare da qua volendo? No. Ok. Ma sono carini questi nemici che si trasformano in una pozza di merda. Che belli. Che simpatici. Voglio bene. Andiamo a conoscere la signora Doris Fletcher. You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. My blade here and a Vabbè, senta, si goda. Attack! Behold, Kinslayer, the disgrace of she. Talenta o Will she be the queen again once they all share her fate? Ah, yeah. Touché, sir. Ma ha detto sonno, scusa. Ma stronzo. My children, my beloved, die for the love of me. Uccisa. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You No, were Doris Fletcher.
The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Doris è ebrea. I should probably leave the theater right now. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Quante note, madonna. Comunque adesso ci recheremo al Pembroke. E ci approfitteremo anche di qualcuno al Pembroke. Ci mangeremo qualcuno. E certo, ci vuole. Comunque ci baseremo molto adesso sul fatto che arrivato a un certo punto mangeremo tutti in una sola notte, proprio pam, violentissimo, farm di punti e giochiamo solo per quello. I'll return later. These people want me dead. I need to leave now. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Vabbè, adesso non ci interessa. E passeremo non dal West End, ma faremo direttamente da qui. Passeremo per qua. Giusto? Penso di sì. Davvero? Siamo per qua. Sì. Pronto? Guarda, è tutto buggato il vestario. Ragazzi, si è buggato il vestario. Meraviglioso. Ok, si è sbuggato. Un attacco corpo a corpo e tutto si risolve, ragazzi. Madonna che male. Ho tirato una fucilata in faccia di calcio, non mi è piaciuto.
Olè. Ah, ho capito a cosa serve il caricamento ufficialmente. Sta caricando gli shader e le texture dall'altra parte, cioè davanti a noi. Ok, ok. È praticamente velocità RAM che è mancante alla PlayStation. Perfetto. Molte cose si spiegano adesso del caricamento. No, noi non dobbiamo boom! Ha detto così. Ok. Così almeno siamo un po' più safe. Andiamo a cibarci il calcio col fucile. Ma è stato fortissimo, ci ha fatto malissimo. Il signor Tippets, andiamo... Non possiamo prenderci Branaghan, che io volevo prendermi Branaghan, devo dire la verità. Ci pappiamo Strickland. Vediamo tutti quelli di livello 4. Però questo qui è un venditore. Allora, prima cosa andiamo a prenderci tutto quello possibile. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Sì, un proiettile costa 1, i prezzi sono molto più bassi. Circa, questa cosa costa ancora l'ira di Dio. Però sì, abbiamo migliorato, diciamo così. Che poi adesso facciamo una cosa, scegliamo di fare una cosa, di comprare il suo fucile, perché c'è il trofeo dove si prendono ogni tipo di arma. Questo viene considerato come fucile unico, credo, quindi ci procuriamo anche questo. Potremmo uccidere Pippa Hawkins, però per adesso non... Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Allora, aspetta. Parliamo un attimo, non con Strickland, ma con Ackroyd. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure. But my young colleague obviously disagrees. Si è persa letteralmente nulla. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Why do you wish to lead? I'm not... And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Thank you for your time. Ok, allora facciamo una cosa. La signorina Beatrice. Good evening, Doctor. How is my son doing? Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't.
I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswell. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Poi non ha tutti i torti, però. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. Pena di morte del suicidio, esatto. Tipo, quello che volevo. Vedi, vedi tipo al tribunale, avvocato, pena massima, ma scusi, pena massima, ma ne va della mia reputazione, pena massima. Vostro onore, il mio imputato vuole morire. L'accusa va benissimo così. Ok, per l'accusa di suicidio l'imputato viene dichiarato colpevole e condannato alla morte per impiccagione. E tipo vedi quello tutto contento, sì. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Sesso anale, lo posso chiamare così? Can I help you in any way, Mr. Goswell? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this... Yes. You can trust me. I won't report you to the authorities. I guess I... Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Oh. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured, you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Bel pensiero. How painful. So painful, I'd rather not. Questa qui era una domanda che ho già fatto. I have to go now, sir. I'm alright. Don't waste your time with me. Ah, facciamo una cosa, per adesso non ci pappiamo nessuno. Aspettiamo ancora. Adesso pensiamo al trofeo e basta. Ok. Questa ci conviene prenderla e non potenziarla. Questa sì, questa la potenziamo finché possiamo. $4.000 per poco. 2005 per abbastanza. Ok, potenziamo tutto sto resto. Salute. Prestanza fisica. E sangue. Olè. La notte seguente.
Allora, qui la situazione è rimasta invariata e siamo a postissimo. Qui non c'è mezza persona con problemi e rimaniamo sullo stabile con la massima condizione possibile. Qui adesso arriviamo in un disinfettato. No, perché c'è sta stronza di Shaoxung e gli fa venire raffreddore a che sta infame. E vabbè, qui ovviamente non ci sono novità di nessun tipo. Vabbè, noi decidiamo allegramente di aspettare ancora un altro paio di notti. Così, a cazzo praticamente. Confermo. Esatto, si aspetta, non si fa nulla di particolare. Ma non ci sono novità. Non ci sono novità. Ha mischiato, è Shaoxung di merda. E qui nessuna novità. Ancora nessuna novità. In teoria adesso, dopo che questa volta che andiamo a letto, la piantina dovrebbe essere migliorata. Ok, un po' di stronzi sono diventati... sono infettati. Qui nessuno. Qui sì, non so per quale spaccimo di motivo. Qui tutti si sono presi qualcosa, che figli di puttana. Qui no, qui nel West End si sta tranquilli. Whitechapel e Pembroke, brutti infami. Eccola qui. It's alive. It's alive. And it needs a name. I shall call you Lisa. Trofeo? Ah, Life is Strange. Sono contento. È una citazione a Life is Strange, appunto, perché la pianta della protagonista, Max, perché fosse quello il nome, Max, non mi ricordo bene, si chiamava Lisa. Comunque, mal di testa, stanchezza, no, 3 mal di testa e una stanchezza. Oddio. Che è successo? E abbiamo dato cose alla pianta. È cresciuta, è diventata rigogliosa e ci ha fatto un... ci ha anche dato un trofeo. E nient'altro praticamente. Ha fatto una citazione a Life is Strange in pratica. Good evening, Miss Howcroft. Non preoccupare. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. Mortal lo direi a Is qualcun beyond altro. your science. Sto stronzo. Well, until the day science... Thank Vabbè, schippiamo qualsiasi Mistress. discorso di questo genere. Perché non ci abbiamo la voglia. Rashwanda. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. Oh. And I thank you for your generous donation. Questo bastardo indiano di merda. Potremmo papparci lui. Sì, sì, potremmo.
Ma per ora no. Good evening. Good evening. Do you need my wood? Chiaramente i dialoghi sono molto più veloci. Goodbye, Dr. E vai, posso skipparli tutti. Tanti dialoghi inconsistenti e e comunque te capito. Good evening. Goodbye. Questo gioco è fatto strano, eh. Good evening. I'm okay. Do you need any? I'm afraid you are not. And you have. I have to go. I have to go. E ce l'abbiamo. Fortissimo. Che bello. La signora Pippa quanto pippa in realtà? Pippa sta sempre fuori. Good evening, Doctor. Dr. Reed. Do you need any? Yes. I have. Goodbye. Ok, dobbiamo recarci a Whitechapel. A Whitechapel faremo direttamente tutti i vaccini, tutte le medicine. I vaccini. Scusami, perché mi hai detto di me? Vabbè. Minchia. Signori, ha crashato. Ha crashato. Ha crashato. Dimmi se si sente. Mi si sente? Signori, ha crashato. Ha crashato. E il bello è che si è anche proprio fermato con questa schermata che adesso vi farò vedere mandandovela su WhatsApp. Ok, si è appena sbloccato.